Creativi e creative, bentornati su questo canale. Questa è la settima puntata di come creare una cascata in miniatura. Dobbiamo andare avanti con questa cascata in miniatura e quindi direi di non perderci in chiacchiere. Voi andate ad iscrivervi al canale per così tenervi aggiornati su tutta la serie come questa, come Diorami Insieme, cliccando anche la campanella, così siete sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno. E io direi di partire subito e andare sul tavolo a vedere cosa ci serve per andare avanti con questo progetto. Partiamo con questa settima puntata della nostra cascata. Oggi vediamo come fare l'acqua in generale. E per fare l'acqua in questo caso io ho dei materiali appositi, adesso ve li faccio vedere. Prima di tutto questo è un foglio tra virgolette estratto da una di quelle copertine del coprilibri, se avete presente, insomma una copertina di quelle di cellulosa sostanzialmente. Ne ho preso una parte trasparente, completamente trasparente, come potete vedere. Ok, questo è un pezzo. Poi useremo un pennello possibilmente brutto, la forbice, un pennarello. In questo caso io uso questi qua, che sono quei pennarelli acrilici che vi ho consigliato tante volte, fantastici, perché ci servirà. Userò della vernice glossy, quindi un trasparente lucido. In questo caso è un trasparente della stamperia, come sempre poi vi metto sotto tutti i link. Userò la Mod Podge Glossy, quindi quella lucida trasparente, ma anche la Mod Podge Matte, che è semplicemente la stessa Mod Podge ma in versione opaca. In più useremo solamente per colla, da usare come colla, la resina UV con ovviamente la sua lucetta che dovrebbe funzionare. Ecco, se vedete funziona. Bene, dobbiamo iniziare. Iniziamo. Prima di tutto spostiamo un po' questi materiali che non ci servono in questo momento. Prendiamo la nostra cellulosa. Questa cellulosa spero di mettermi abbastanza bene da farvi vedere che cosa voglio fare. Io semplicemente devo appoggiare questa cellulosa sopra la parte dove voglio che sia, in pratica, eccolo qua. Devo andarmi a disegnare il contorno proprio della cascata, dell'acqua che scende. Ovviamente qua non arriverò in fondo, dovrò farlo un po' più lungo, ma devo disegnarmi questo. Vado a disegnarmelo subito. In questo caso vado a prendere un pezzo più largo, in questo modo dopo il nero non si vedrà, ma vado a farmi proprio il contorno della cascata. Ecco qua. Non so se riuscite a vederlo, ma vediamo se riesco a farvelo vedere in qualche modo. Ecco, guardate, ho dietro questa, non so se vedete, ma ho disegnato proprio il tratto della cascata. E adesso devo tagliarlo. Siccome non arrivavo fino in fondo, devo tagliarlo un po' più lungo. Vado a tagliarlo. Togliendo la parte nera, perché altrimenti poi si vedrebbe. Ok. Non vi preoccupate se non è precisa, non è assolutamente necessario che sia precisa, perché questa farà da struttura sostanzialmente, quindi non c'è bisogno che sia precisa e perfetta. Io voglio togliere le parti nere. Ok, in questo modo noi abbiamo
questa parte che arriva fino in fondo e tocca lì sopra. Adesso la devo un po' rifinire perché qua sopra è troppo larga. Ora, prima di incollare questa, e adesso vedrete come, devo dare una parte di lucido qua dietro perché è la parte posteriore alla cascata. Quindi andiamo a prendere il nostro glossy e lo diamo con un altro pennello, però sempre abbastanza brutto. E vado a cospargere la parte centrale. Una volta asciutto sarà completamente trasparente e lucido. Adesso possiamo prendere il nostro pezzo trasparente. Per incollare il pezzo trasparente vi do anche un trucchetto in questo caso. Invece di incollarlo direttamente così, lo incolleremo prima in questo modo. Adesso se riesco a farvelo vedere. Prima in questo modo, quindi in orizzontale, e poi andremo a scendere. In questo modo qua sopra avrà già una sorta di bombatura, quindi sarà un po' più realistico. Vado a prendere la mia resina UV, la mia luce, perfetto. Come vedete la resina UV funge proprio anche da colla in questo caso. E ora, visto che fa questa bombatura, possiamo andare qua sotto ed incollarla qua sotto. Io vedo che qua non siamo arrivati giusti, ma proviamo a sistemare. Ok, ne aggiungiamo solamente un pezzettino. E ora andiamo a incollarlo qua sotto. Ora che abbiamo incollato questa struttura, che ci farà proprio da struttura della cascata, possiamo andare a utilizzare la nostra Mod Podge. Inizialmente scusate, useremo la Mod Podge Gloss, ma dobbiamo tenere sotto mano anche quella matte. Andiamo prima a usare la Gloss e cominciamo a stendere la nostra Mod Podge. Sui lati vado a metterne un po' di più per ingrossare la Mod Podge, in questo modo sarà meno visibile il fatto che sotto c'è una struttura. Poi una volta asciutta gli potremo fare un secondo passaggio e renderlo ancora più frastagliato.
Sotto gli sto già facendo un po' di schiumetta, che poi non risulterà schiumetta perché giustamente lì non andrà fatta la schiumetta, anzi tutt'altro. Dobbiamo lavorarci un po' sopra, insomma. E sopra ricopriamo la parte di resina che avevamo messo per dargli un effetto di onde. Sotto facciamo la stessa cosa, cerchiamo di dargli l'effetto ondoso che fa l'acqua quando appunto cade. Mentre la Mod Podge Glossy, quindi quella lucida, sta ancora asciugando, vado a prendere invece quella opaca, che risulta poi alla fine leggermente biancastra quando asciuga, e vado a fare dei punti in cui voglio che sia un po' più opaca l'acqua, per esempio sui lati, e qui in fondo, in modo tale che nell'asciugarsi vada proprio a mischiarsi con la Mod Podge normale, cioè quella glossy, io la chiamo normale perché ho sempre usato quella, e crei addirittura delle sfumature. E ora dobbiamo farla semplicemente asciugare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, come vedete, quindi dobbiamo far asciugare tutto il materiale che abbiamo messo questa puntata. Poi probabilmente quando sarà asciutto magari una ripassatina di Mod Podge si potrà ridare, ma nel prossimo episodio sarà l'ultimo e andremo ad aggiungere tutto quello che serve per finire questa piccola diorama, per questo piccolo diorama, sì, è un piccolo diorama, insomma, una cascata in miniatura. Mi sembrava di essere Emiliano, ma penso un po' te. Comunque io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, vi auguro di guardare tutti gli altri miei video se vi interessano e ovviamente di iscrivervi al canale, così siete sempre puntualmente autorizzati a guardarli da me medesimo e soprattutto mi fa molto piacere vedere i vostri commenti. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, al prossimo video, ciao!